Stiamo per lasciare la meravigliosa casettina di Plitvice. Questa è la casetta. Noi abbiamo dormito. Nuovo amico. Ehi. Hai fatto un nuovo amico? Sembra di essere nelle Alpi e invece siamo in Croazia. Il nostro mitico host che ha fatto ieri sera, gli abbiamo dato i soldini e stamattina si è svegliato alle 7 per noi. Con un dito tagliato. Sì, ed è andato con il dito tagliato e poi ha portato sta salsiccia. Non so se è una combinazione. Lui ha detto la scorsa notte, quindi potrebbe. Vabbè, ci ha comprato i biglietti. Adesso ci ha fatto questa colazione ricca. Però sono cose che diciamo che a noi non piacciono tantissimo. Questo è il caffè che avevano qui. È un tazzone di caffè. Poi ci sono tante cose. Il formaggio secondo me lo fanno loro. Un po' di mucca. Allora, il servelato ci ha fatto con latte di mucca, non è salato e sembra quasi il primo sale. Stavo per dirlo. E lui è Benny, il nostro aiutante. Benny? Benny! Ciao! Però noi dobbiamo dire che Ciao! ci ha portato anche l'omelette. C'è anche il latte col caffè. Siamo venuti presto? Ci sono già macchine? Ci sono 15 gradi. Vabbè, È stracolmo di persone, non so, forse vengono appena apre alle 7, ora sono le 8:20. Abbiamo fatto un po' più tardi di quello che volevamo. però va bene. Però va bene. I biglietti ce l'avevano già presi per Almeno non facciamo fila. l'albergo. Adesso prendiamo la cartina con le informazioni dove ci sono i vari percorsi. Noi oggi faremo un percorso arancione e vedremo dall'entrata 2 i laghi superiori, se non erro. Come sono queste scalinate? Bellissimo. Pensano. Adesso è molto molto suggestivo, ma ancora non abbiamo visto il lago. Seguiamo il percorso Sì, che è dalle 2 alle 3 ore. Sì. Praticamente adesso noi siamo qui, dobbiamo arrivare qui e da qui a qui ci porta un traghetto fino all'altra parte del lago. Poi questa parte dovremmo farla a piedi, dico dovremmo zig zag. perché in questo realtà per forza, non ci sono autobus qua. ok, e poi da su invece puoi scendere a piedi oppure scendere con i bus che sono ST3. disponibili Da ST3 c'è e l'autobus. quindi torni indietro. Ok. Quindi faremo questa parte qua, La parte più bella. si spera. Questo è uno dei trenini che porta i poveri malcapitati. Questa è l'entrata vera e propria. Siamo all'entrata del percorso e abbiamo appena beggiato i biglietti e niente, proseguiamo a piedi perché comunque per un bel po' dovremo camminare. Noi adesso siamo qui, attraverseremo il battello fin qui e poi faremo tutta questa zona in questo modo. Che c'è qua sotto? Pesci.
Allora, se vi fa vedere sotto, ecco qua, quello che vedete che sembra una sorta di corallo gigante Questo? sì, che è anche di là, poi adesso quando luce non si vede. Questo? Questo è il travertino, detto anche tuffo. Momento Super Quark, spiegaci. Sì, questi laghi Sì? sono così chiari e belli che si può vedere all'interno cosa c'è. Poi che succede? Dove ci sono le cascate, praticamente è il travertino che rilascia delle parti di polvere, diciamo, il travertino che l'acqua la scioglie, va sul muschio e il muschio pietrifica e diventa anch'esso una roccia, quindi qua c'è una sta diventando roccia, là tutte le cascate sono fatte da muschio che è diventato roccia grazie al travertino, quindi è una cosa molto particolare. Li pietrifica, sì, diventano pietrificati e si può vedere all'interno del lago cosa c'è, è proprio trasparentissimo, una cosa impressionante. Questo è un esempio di quello che dicevamo prima, cioè questa è una scarpata dalla quale sicuramente anni fa scendeva acqua, adesso il fiume ha deviato percorso e qua si è creato proprio questo muschio che è pietrificato, è diventato pietra adesso. Siamo nella prima grande cascata che abbiamo incontrato ed è qua, c'è una folla pazzesca ed è un'oretta che camminiamo. Sì. Abbiamo visto già diverse cascate, questa è molto carina, però in video, in foto non rende l'idea. L'acqua è di una chiarezza che fa paura, veramente. Il parco di Plitvice è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella guerra dei Balcani degli anni 90, perché se lo contendevano la Croazia e la Bosnia. Alcuni bosniaci hanno invaso proprio il parco e da qui la Croazia poi ha iniziato il contrattacco e per questo poi siamo arrivati ai conflitti a fuoco che conosciamo tutti. L'ennesima cascata. Pausa pranzo, panino di formaggio affumicato e cetrioli. Comunque abbiamo scoperto che c'è un amichetto volatile, vediamo, diamogli una mollichetta, vai. Stai preparando? Un po' di cetrioli. Poi diventa così. Di là si fanno le foto per Instagram. Molto zen. C'è qualcuno che pensa di essere alla Fontana di Trevi. C'è pieno di monetine. Vabbè. Comunque, giusto per la cronaca, oltre al fatto che
non ha senso questo di buttare le monete. E anche in buttarsi, realtà non si può buttare. e anche non si può buttare ovviamente. In realtà non si potrebbe dare neanche da mangiare agli animali. E chi l'ha fatto? Noi abbiamo dato una mollichetta No, è caduta. a un canarino, ma stava lì come dicendo Un uccellino piccolino, un uccellino bellissimo. piccolo. Comunque ci sono diverse regole, tra cui appunto questa. Basta leggere e seguirle. E non buttate i soldi nei laghi, che tanto Sono soldi buttati. Cioè, guardate i pesci che stanno qua. Incredibile. dove siamo? Carlo Vacchi. Book. I'm gonna let it shine everywhere I go. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine everywhere I go. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine for you and me, for all the world to see, yeah. Everywhere I go, let it clearly show. Credo che questo sia il punto più alto. Ma guardate che meraviglia. Niente. Bellissimo. I'm gonna let it shine for you and me, for all the world to see, yeah. Everywhere I go, let it clearly show. Let my burdens down and I cast my crown. Light will always win, so let me begin to let my light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Dunque, Ehi, adesso ci devi spiegare un attimino, molto brevemente, quelli che sono i vari percorsi. Ci sono dalla A alla KL, adesso non ricordo bene. Tutaj pokazuje, że on Fai vedere le varie entrate. ale on noi siamo tutaj qua. chyba nie Abbiamo parcheggiato qua. Stawia tu. Siamo entrati qua, abbiamo preso il traghetto subito To jest ten. Wracasz e siamo risaliti da qua così. Przejeżdżasz ten. E qua abbiamo preso poi l'autobus che ci ha appena lasciato di nuovo qua. Quindi questo è stato il nostro percorso e lo consigliamo Ci ha perché... lasciato qua. Sì, lo consigliamo perché è bello perché all'inizio cammini e dopo scendi con l'autobus. Però ci sono altri percorsi. Puoi anche tipo fare lo qui. stesso percorso al contrario, cioè prima con l'autobus e poi scendi a piedi. Puoi fare il percorso che sei con l'autobus per vedere questi di sopra e poi ritorni qua e vedi questi giù. Puoi andare qua, puoi andare qua, puoi andare qua. Puoi farlo tutto. Puoi andare qua, puoi andare qua e qua. Pizza verrà. Sì, sì, vai, vai. Sono tre vagoni. Allora, non vi abbiamo detto quanto vengono i biglietti. Ogni persona, dipendono di persona adulta, ogni adulto paga 250 kuna, che sono all'incirca 33 euro per monete.
In più ci sono diversi parcheggi, i parcheggi vanno all'ora 1,50 €, 2 euro, e ci sono in tutte e 3 entrate, 2 principali ai, diciamo, circa ai 2 lati del parco, e uno centrale che adesso Flora mi pare si chiama, ed è un po' più piccolo, però c'è anche lì il parcheggio, dipende da dove arrivate. Se arrivate dal nord andate all'entrata 1, se arrivate dal sud come abbiamo fatto noi entrate dall'entrata 2. Perfetto. In ogni caso sono organizzatissimi. Sì, sì, è molto pulito il parco. Ed è davvero. curatissimo. Non c'è stato neanche un po' di spazzatura, niente. Giriamo su noi stessi praticamente. In questo momento c'è la motrice davanti e il trenino dietro. Siamo tutti legati. E inutile che noi facciamo gli schizzinosi, cioè ci sono paesi del mondo in cui quello che noi buttiamo viene venduto. Dove siamo? Papà? In una pecora. Perché era una banetteria. Tutto buono. Allora, io volevo prendere un caffè, però qui le caffetterie vere e proprie non ci sono, cioè nel senso ci sono, però Ma perché non- siamo non- vicini a Plitvice? Sì, da notare comunque nel frattempo la signora ha detto di me. E quindi? E quindi niente, se c'è un bar, ma è più che altro roba alcolica, cose Quindi che così. abbiamo fatto? Siamo andati in quella pecora, abbiamo preso il Krafen e ce lo mangiamo strada facendo. Sì, niente cappuccino. Ci siamo fermati all'autogrill Per cambiarci. per cambiarci e abbiamo preso questo dolce tipico della Zagabria che si chiama crema rezina. E adesso vediamo com'è. Comunque dovrebbe essere Dimensioni tipicamente 7x7 più o meno, È enorme. ed è composto da crema pasticcera per lo più, crema, cioè panna e pasta sfoglia. Vediamo come sa. È buona? L'abbiamo un po' rovinata. Siamo sull'isola di Pag, In italiano? Pago, Ok. dove hanno inventato il famosissimo Succo di frutta. succo di frutta. Pago. Ormai siamo capito le minchiate che diciamo, quindi senza manco dirlo prima. Come si può vedere dal paesaggio, è un paesaggio incontaminato ed è quasi lunare, definito lunare perché è veramente bellissimo. Si ci arriva facilmente perché si passa un ponte meraviglioso, bello, con un'unica campata, ed è famosa per i muretti a secco come quelli pugliesi. Proprio con questa pietra biancastra che vediamo. Poi è famoso per ricordare la luna, come abbiamo già detto, E poi è famosa anche per i pizzi per i pizzi. e per il formaggio Sir. Il formaggio Sirra e formaggio di fossa, l'abbiamo visto a diverse postazioni Da Plitvice a da qui. Plitvice a qui, perché sulle montagne qua di Plitvice ci sono tanti contadini che lo producono insieme Ed è al... formaggio di fossa, Sì. miele e formaggio a ogni angolo, c'erano baracchini che lo vendevano di continuo. Noi ci siamo fermati, avevamo 10 cuna, che facevamo con 10 cuna? L'unico che accettava la carta era chiuso e quindi non abbiamo preso niente. Le caratteristiche della terra dell'isola di Pago sono la struttura lunare e brulla a destra verso la terraferma, Andando verso l'isola stessa. quindi quella verso la terraferma, e le verdi lussureggianti verso il mare aperto. Che cosa vuol dire Pago? Deriva dal latino Pagus. pagus, cioè villaggio, perché è un villaggio di pescatori, e poi è famoso anche per le saline. È il Festival di Sonus. La cittadina proprio di Pago, e c'è molta movida, diciamo così. Sì, che non so come si pronuncia. La spiaggia è Z-C-E-R, credo. Scale forse, sì, ed è appunto dove c'è la movida e tutto quanto, quindi chi vuole fare vita notturna, Ecco, diciamo così, può andare. Le montagne Le brulle montagne secche a destra. E il verde, le montagne e il verde. Sulla strada proprio per Pago si vedono queste saline enormi, c'è una rientranza enorme nell'isola ed è tutta piena di saline.
Per adesso andiamo a farci un bel bagnetto finalmente. Faremo il nostro primo bagnetto e faremo, se tutto va bene, un po' di snorkeling. Allora, si chiama il Sole Lettera, non so come si pronuncia. Dillo. ZRCE per la precisione. Zuzzurce. Sì, ed è, se non sbaglio, nella cittadina della Novaglia, dove appunto c'è la movida notturna, e come potete vedere ci sono tante postazioni dove poi fanno i concerti la sera. Tra Ma là stanno cui- facendo bungee jumping? Sì, fanno un po' di tutto qua. E lì là sotto, dove c'è quella specie di Palco? immensa cupola così, Sì. lì ci fanno il famoso Festival Sonus. Questo si chiama l'euforia. Sì. C'è un parcheggio proprio sulla spiaggia, questa è la parte libera della spiaggia e poi se volete ci sono i lidi attrezzati. Andiamo in acqua e stiamo evaporando. Siamo sull'isola di Pag. Quello là in fondo è proprio Pago. Siamo stati al nord noi per fare un bagno in una spiaggia di che genere? Di tanti ragazzini Ok, adesso torniamo perché stiamo andando a Fiume. Ah sì, a Fiume. a Zara. A Zara. Nel frattempo è arrivato Starci e Dash. Boy Duke. Che faccia di scendere? Che è successo? Dammi la chiave. Perché abbiamo appena scoperto che a Pago c'è una colonia di gatti. If I was much wiser, I'd stop. But no, I love too hard, fall too fast. By now, as you know, I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep before I even know where to go. I just can't take it. Sono stati i gatti? Sì. E questo è dall'altro lato del ponte. Noi eravamo prima Ritornando- lassù. Ritornando sulla terraferma c'è questo punto che è meraviglioso. C'è anche un castellino qua. No, I can't, no. No, I can't, no, I can't, no, I can't, no. I just can't take it slow. Siamo a Zara. Sì, Zara. Dobbiamo fare un po' di shopping. Non è vero. Che battute del cazzo. Allora, stiamo contornando, costeggiando anzi, Balliamo, siamo senza ghimpo. le mura di Zara, perché in realtà ci stiamo dirigendo verso il lungomare. Sì. Perché ci dirigiamo verso il lungomare? Per vedere il saluto del sole E poi al tramonto e l'organo l'organo cosa? maschile. No, l'organo. C'è una scalinata che finisce nel mare, le onde soffiano in un organo che è stato creato apposta, quindi più onde ci sono e più note musicali sentiremo. Mentre il pannello solare, o meglio, il saluto al sole, sono ben 300 pannelli solari installati appunto da Nicola, non Tesla. ricordo bene il cognome, e sono appunto dei pannelli solari che si ricaricano durante la giornata e poi producono delle luci al calare del sole Quindi vediamo le luci e anche i e i suoni suoni del mare. Sì. Cosa volere di più dalla vita? E poi Hitchcock diceva che a Zara. che a Zara ci sono i tramonti più belli del mondo. Già. Sono le 7:05, il sole è alto un pochino, sta per tramontare. Siamo quasi proprio arrivati. giusti. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Siamo nel posto giusto, al momento quasi giusto perché il sole è lì. Questo è il mega Il saluto al sole
quello di cui vi parlavamo prima. Abbiamo trovato due ragazze italiane che ci hanno chiesto gentilmente, dando il loro numero di telefono, quindi il loro WhatsApp, di inviarle Le foto? il video, foto di questa, diciamo, sorta di spettacolo che dovrebbe esserci tra mezz'ora. Alle 8 meno un quarto. Sì, e che Perché? Perché queste qui volevano sta cosa? perché loro dovevano andare via e non ce la facevano a rimanere fino alle 8 meno un quarto. A parte che internet è pieno di queste cose, vabbè, però. Però vabbè, Ok. magari se lo spacciano come cosa per loro, insomma, Ok. ma hanno fatto loro. Adesso andiamo all'organo. Aspetta, Ah. piccola parentesi. Hanno detto che oltre a fare le luci, i pannelli solari, le fanno in base al movimento delle onde. Questo non lo sapevamo. È vero. Quindi abbiamo il suono in base al movimento delle onde e abbiamo le luci in base al movimento delle onde. Adesso Andiamo a vedere il verso l'organo. suono. Qui si sente le onde, ecco. Ciao. Dunque, spiega. È partito? Si vede? Si vede? Aspetta, eccolo, sì, adesso si vede, sta facendo un sacco di giochi di luce, è molto suggestivo, ma se c'è la luce ancora non si vede bene, dovete aspettare un attimo che va via la luce completamente, quasi completamente, perché sennò i LED non si vedono. Molto carino e suggestivo, però da qui con questo rumore l'organo non si sente. Non tanto con la gente che c'è. Se volete fare un time lapse, allora ci sta che venite presto per prendere un posto e fare quindi tutta la scena dal chiaro all'oscuro. Sì, Se invece volete fare dei video normali, va benissimo se arrivate già al calare del sole. esatto. Allora abbiamo deciso insieme io e mia moglie, però per il prossimo anno, per il prossimo viaggio, di comprare una macchinetta così, Quando saremo ricchi, cioè mai. no, un bel pick up e ci montiamo sopra una roulotte. roulotte. Bellissimo. Da-dum-dum, da-dum-dum, da-dum.